Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo fantastico episodio di Simply Italian Podcast. Benvenuti a tutti i nostri cari ascoltatori. Speriamo davvero che stiate passando una bellissima giornata ovunque voi siate. Io sono qui, come sempre, con la mia fantastica collega per praticare un po' di italiano insieme a voi. Ciao! Oggi abbiamo un argomento molto speciale perché riguarda una cosa che tutti noi abbiamo in mano proprio in questo momento. Esatto, oggi parliamo di uno degli oggetti più utili ma anche più pericolosi della nostra vita moderna, lo smartphone. Lo smartphone, una tecnologia meravigliosa, ma che spesso diventa un vero e proprio problema. Precisamente, oggi esploreremo il tema della dipendenza dal telefono, parleremo di come ci influenza e soprattutto delle soluzioni per vivere meglio. È un argomento perfetto, dato che quasi tutti noi passiamo troppe ore guardando uno schermo luminoso ogni giorno. A proposito di questo, tu hai mai controllato quanto tempo passi sul tuo telefono in una giornata normale? Ah, questa è una domanda difficile. La verità è che ho controllato ieri sera e sono rimasta scioccata. Davvero? Quante ore hai passato davanti allo schermo ieri? Il mio telefono dice che ho passato ben 5 ore e mezza guardando lo schermo. Non potevo crederci. 5 ore e mezza sono tantissime, praticamente è quasi un intero turno di lavoro, ma passato a guardare il cellulare. È verissimo, e la cosa peggiore è che non mi sono nemmeno resa conto di averlo usato così tanto. È un'azione completamente automatica. Questo succede perché i telefoni e soprattutto i social media sono progettati appositamente per catturare la nostra attenzione. In che senso sono progettati per questo? Cosa vuoi dire esattamente? Voglio dire che ogni volta che ricevi una notifica o un mi piace, il tuo cervello rilascia dopamina, l'ormone della felicità. Ah, ho capito. Quindi il mio cervello impara che guardare il telefono mi fa sentire bene per un breve momento. Esatto, e siccome vogliamo sempre sentirci bene, continuiamo a sbloccare lo schermo anche quando non abbiamo nessun messaggio importante da leggere. Meno male che me lo hai spiegato. Pensavo di essere l'unica persona al mondo con questo problema di distrazione continua. Assolutamente no. È un problema globale. Ma per capire bene la situazione, analizziamo una giornata tipica. Come inizia la tua mattina? Beh, la prima cosa che faccio appena mi sveglio mentre sono ancora a letto è prendere il telefono dal comodino. E cosa fai esattamente? Controlli l'orario o apri subito le applicazioni? Prima spengo la sveglia e poi apro immediatamente Instagram o controllo le email di lavoro. Tutto questo prima ancora di alzarmi. E come ti fa sentire questa abitudine? Ti dà energia per iniziare la giornata o ti fa sentire stanca? A dire il vero mi fa sentire subito stressata. Leggo le email di lavoro e comincio a pensare ai problemi, mentre dovrei essere rilassata. Questo è un classico esempio di come il telefono ruba la nostra pace mentale. Quando ti svegli, il tuo cervello ha bisogno di calma, non di informazioni veloci. Curioso, tu facevi la stessa cosa in passato? O sei sempre stato bravo a gestire la tecnologia? Magari fossi sempre stato bravo. Qualche anno fa, la mia prima ora della giornata era dedicata esclusivamente a leggere notizie negative sul cellulare. Davvero? E non ti sentivi triste o ansioso prima di uscire di casa? Certo che sì. Uscivo di casa già arrabbiato o preoccupato per cose che succedevano dall'altra parte del mondo. Era un'abitudine tossica. E come hai fatto a cambiare questa situazione? Qual è la tua soluzione per la mattina? La soluzione è stata molto semplice, ma anche molto potente. Ho comprato una vecchia sveglia tradizionale. Una sveglia normale? Quindi non usi più il telefono per svegliarti la mattina? Esattamente. Adesso lascio il mio smartphone in salotto durante la notte e in camera da letto ho solo la mia piccola sveglia a batteria. È un'idea fantastica. Siccome il telefono non è vicino al letto, non puoi prenderlo appena apri gli occhi. Proprio così. Adesso la mia prima mezz'ora è dedicata a me stesso. Bevo il caffè, guardo fuori dalla finestra e organizzo i miei pensieri. Voglio provare a farlo anche io. Domani andrò a comprare una sveglia tradizionale. Voglio riprendermi le mie mattine. Passiamo ora a un altro momento della giornata, il viaggio per andare al lavoro o a scuola. Ah, io prendo l'autobus tutti i giorni e devo ammettere che la situazione è un po' triste da vedere. Perché dici che è triste? Cosa noti quando sei sui mezzi pubblici? Noto che nessuno parla più e nessuno guarda fuori dal finestrino. Siamo tutti, compresa me, con la testa abbassata sugli schermi. È vero,
Anche quando prendo il treno vedo decine di persone in completo silenzio isolate nel loro mondo digitale. Mentre prima forse le persone leggevano un giornale o scambiavano 2 chiacchiere con il vicino di posto. Il problema è che il telefono ci fa perdere la connessione con la realtà fisica che ci circonda. Viviamo sempre in un altro posto. Sai qual è la cosa divertente? A volte apro un'applicazione, la chiudo e poi la riapro immediatamente senza motivo. Il famoso scrolling infinito. Il nostro dito si muove sullo schermo in modo automatico, sperando di trovare qualcosa di interessante. Esatto. Ma perché lo facciamo? Perché continuiamo a scorrere le immagini anche se ci stiamo annoiando? Si chiama FOMO, una sigla inglese che significa paura di essere esclusi, Fear of Missing Out. Abbiamo il terrore di perdere una notizia importante o un pettegolezzo. Che cosa assurda. Abbiamo paura di perdere la vita degli altri su internet, ma nel frattempo perdiamo la nostra vita reale sull'autobus. Hai riassunto perfettamente il problema. Dobbiamo imparare ad annoiarci di nuovo. La noia fa bene alla creatività. Arriviamo ora in ufficio o all'università. Come gestisci il telefono mentre devi lavorare o studiare? Al lavoro è un disastro. Tengo il telefono sulla scrivania e ogni volta che si illumina devo assolutamente guardare chi mi ha scritto. Le notifiche sono i nemici principali della concentrazione. Quante notifiche ricevi in un'ora normale? Tantissime. Messaggi di WhatsApp, email, notifiche dai gruppi di famiglia, avvisi dei social media. È un rumore continuo. Quando interrompi il tuo lavoro per leggere un messaggio, sai quanto tempo serve al tuo cervello per tornare a concentrarsi completamente? Non so, forse un paio di minuti? Molto di più. Gli esperti dicono che ci vogliono circa 20 minuti per ritrovare la concentrazione profonda dopo un'interruzione. 20 minuti? Ma è tantissimo tempo. Se guardo il telefono 3 volte in un'ora, praticamente non lavoro mai sul serio. Esatto, questo è il motivo per cui a fine giornata ci sentiamo stanchissimi, ma abbiamo la sensazione di non aver concluso nulla di importante. Devo trovare una soluzione per il lavoro. Non posso continuare a farmi distrarre da ogni piccolo suono o vibrazione del cellulare. Una soluzione molto efficace è usare la modalità non disturbare mentre lavori ai compiti più difficili. La modalità non disturbare? Vuoi dire silenziare tutte le chiamate e i messaggi? Sì, puoi impostare il telefono in modo che suoni solo se ti chiamano i tuoi familiari stretti per le emergenze, tutto il resto viene bloccato. E non hai paura che qualcuno si arrabbi se non rispondi subito a un messaggio su WhatsApp? All'inizio sì, avevo questa paura, ma poi ho capito una cosa: se è davvero un'emergenza, le persone ti telefonano, i messaggi possono aspettare. Hai ragione. Nessuno muore se rispondo a una foto divertente dopo 2 ore, invece che dopo 2 secondi. Precisamente. Riprendere il controllo delle notifiche significa riprendere il controllo del proprio tempo e della propria libertà. Vorrei parlare anche dell'impatto fisico di questa dipendenza, perché io ho spesso dei dolori alla sera. Che tipo di dolori hai? Ti fanno male gli occhi o la schiena? Entrambi in realtà. Dopo ore passate a guardare il computer e il telefono, i miei occhi sono rossi e molto secchi. Questo è normale, dato che quando guardiamo uno schermo ci dimentichiamo di sbattere le palpebre. Ma la schiena? Ho un forte dolore al collo, quella che in Italia chiamiamo la cervicale, perché tengo sempre la testa piegata verso il basso. Ah, il famoso collo da smartphone. La nostra testa pesa diversi chili e quando la pieghiamo in avanti, i muscoli del collo fanno uno sforzo enorme. Ci sono delle soluzioni per evitare questo dolore continuo, oltre a usare meno il telefono? Certo, la prima cosa è cercare di alzare il telefono all'altezza degli occhi quando lo usi, invece di piegare il collo verso il basso. Anche se sembrerò un po' strana mentre cammino per strada con il telefono davanti alla faccia. Beh, forse è meglio sembrare strani che avere mal di collo tutti i giorni, e poi puoi fare delle piccole pause per fare stretching. Ottimo consiglio. Ogni volta che chiudo un'applicazione farò dei movimenti lenti con il collo per rilassare i muscoli. Adesso affrontiamo un tema molto delicato: l'impatto dello smartphone sulle nostre relazioni sociali e sugli amici.
Ah, questo è un argomento che mi fa un po' arrabbiare, soprattutto quando vado a cena fuori con gli amici o con la famiglia. Immagino il perché. Succede spesso che i tuoi amici mettano il telefono sul tavolo accanto al piatto? Sempre. Nonostante siamo in un bel ristorante per passare tempo insieme, i telefoni sono sempre lì, pronti a suonare. E quando il telefono di qualcuno si illumina, cosa succede alla conversazione che state facendo? La conversazione si ferma immediatamente. La persona prende il telefono, legge il messaggio e si dimentica di quello che stavamo dicendo. Esiste una parola in inglese per questo comportamento maleducato. Si chiama phubbing, che significa ignorare una persona a favore del telefono. C'è addirittura una parola per descriverlo? Vuol dire che è un fenomeno sociale davvero molto grave e diffuso. Purtroppo sì. E questo comportamento comunica un messaggio molto brutto a chi ci sta davanti. Quello che c'è sul mio schermo è più importante di te. È vero, ti fa sentire ignorato e poco apprezzato. Quando parlo con qualcuno vorrei che mi guardasse negli occhi, non che guardasse un video su TikTok. C'è un gioco molto divertente che puoi proporre ai tuoi amici la prossima volta che andate a cena in pizzeria. Lo conosco da poco. Un gioco per non usare il telefono? Sono molto interessata, dimmi come funziona. Si chiama la torre dei telefoni. Appena vi sedete a tavola, tutti devono mettere il proprio telefono al centro del tavolo, uno sopra l'altro. Ok, una torre di smartphone. E qual è la regola principale del gioco? La regola è semplice. Il primo che non resiste alla tentazione e prende il proprio telefono per controllarlo, deve pagare il conto per tutti. Geniale! È una punizione fantastica. Sono sicura che, con la paura di dover pagare la cena per 10 persone, nessuno toccherà il cellulare per tutta la sera. Funziona sempre e vi permetterà di godervi la cena, il cibo e soprattutto la compagnia reale delle persone a cui volete bene. Arriviamo alla fine della giornata. Parliamo della routine serale e di come il telefono influisce sul nostro riposo. Questo è forse il momento più critico. Molte persone soffrono di insonnia proprio a causa delle loro abitudini tecnologiche prima di dormire. Io sono una di quelle persone. Quando mi metto a letto, spengo la luce principale e comincio a guardare video divertenti sul cellulare per rilassarmi. E questo ti aiuta davvero a rilassarti e ad addormentarti velocemente? In realtà no. Spesso mi accorgo che è passata più di un'ora, ho gli occhi stanchi, ma il mio cervello è completamente sveglio e attivo. Il problema principale si chiama luce blu. Gli schermi dei nostri telefoni emettono una luce particolare che inganna il nostro cervello. In che senso lo inganna? Il cervello pensa che sia ancora giorno? Esattamente. La luce blu blocca la produzione di melatonina, che è l'ormone responsabile del sonno. Il corpo crede che ci sia ancora il sole. Quindi, anche se io sono fisicamente stanca, il mio corpo non riceve il segnale giusto per iniziare a dormire. Questo spiega tante cose. Oltre alla luce c'è il problema dei contenuti. Se leggi notizie stressanti o guardi video veloci, la tua mente si agita invece di calmarsi. Ok, questo deve finire. Ho capito che il telefono a letto è un'abitudine terribile, ma cosa posso fare invece di usare lo smartphone? Ci sono tantissime alternative meravigliose e rilassanti. Per esempio, puoi riprendere in mano quel libro che hai comprato mesi fa. Leggere un vero libro di carta è una bellissima idea. La carta non ha schermi luminosi e mi aiuta a viaggiare con la fantasia. Oppure puoi ascoltare musica rilassante, fare 10 minuti di meditazione semplice o scrivere i tuoi pensieri su un diario personale. Scrivere un diario mi piace molto. Posso scrivere le cose belle che sono successe durante la giornata per chiudere con un pensiero felice. È un'abitudine eccellente. Vedrai che se lasci il telefono in un'altra ranza, la qualità del tuo sonno migliorerà in modo incredibile. Sai, stavo pensando a una cosa. Esiste un modo per rendere il nostro telefono meno attraente, meno bello da guardare? Certo che esiste. Anzi, è uno dei trucchi più usati dagli esperti di tecnologia per combattere l'addizione. Tu ami i colori vivaci dello schermo, vero? Sì, le icone rosse delle notifiche, le foto brillanti, è tutto molto stimolante per gli occhi. C'è una funzione nelle impostazioni che permette di mettere lo schermo del telefono completamente in bianco e nero, senza nessun colore. In bianco e nero, come i vecchi televisori degli anni 50. Esatto.
Se metti il telefono in bianco e nero, il tuo cervello perde interesse molto velocemente perché mancano gli stimoli visivi colorati. Immagino che guardare Instagram senza colori sia davvero molto noioso e poco interessante. È proprio quello l'obiettivo. Rendi il telefono uno strumento utile solo per le cose necessarie, come chiamare, ma toglie il divertimento superficiale. Immagino che guardare Instagram senza colori sia davvero molto noioso e poco interessante. Provo subito appena finiamo il podcast. Sono molto curiosa di vedere quanto tempo resisterò senza i miei colori preferiti. È un piccolo esperimento che puoi fare per qualche giorno. Ti renderai conto di quante volte accendi lo schermo solo per abitudine visiva. Bene, abbiamo parlato di moltissime cose oggi. Credo sia il momento di fare un piccolo riassunto per i nostri ascoltatori. Sono d'accordo. Ripetiamo le soluzioni pratiche che abbiamo trovato oggi per combattere la dipendenza dallo smartphone. Prima soluzione: comprare una sveglia tradizionale e lasciare il telefono fuori dalla camera da letto durante la notte. Seconda soluzione, disattivare tutte le notifiche non necessarie, usando la modalità non disturbare mentre stiamo lavorando o studiando. Terza soluzione: quando siamo a cena con gli amici o con la famiglia, facciamo il gioco della torre e teniamo i telefoni lontani dal tavolo. Quarta soluzione, per dormire meglio, niente schermi prima di andare a letto. Sostituiamo il telefono con un buon libro o con un diario di carta. E la quinta soluzione, la più estrema: provare a impostare lo schermo in bianco e nero per rendere il telefono meno attraente. Sono tutti consigli fantastici, ma voglio dire una cosa importante ai nostri amici che ci ascoltano. Prego, cosa vuoi dire loro? Non sentitevi in colpa se usate molto il telefono. La tecnologia è creata per essere coinvolgente, non è solo colpa vostra. È un messaggio bellissimo. Non dobbiamo odiare la tecnologia, dobbiamo solo imparare a usarla come uno strumento, senza diventarne schiavi. Esatto. Passo dopo passo possiamo riprenderci il nostro tempo, la nostra attenzione e la nostra vita reale. Ora, come facciamo in ogni nostro episodio, prendiamoci un minuto per praticare l'italiano attivamente insieme. Siete pronti? Ascoltate attentamente la frase e ripetetela ad alta voce subito dopo di me. C'è una funzione nelle impostazioni che permette di mettere lo schermo del telefono completamente in bianco e nero. Il telefono è uno strumento utile, ma non deve controllare la mia vita. Benissimo. Ora ascoltate e ripetete questa seconda frase. Stasera decido di leggere un libro, invece di guardare lo schermo del cellulare. Un lavoro eccezionale, come sempre. Siete davvero bravissimi e speriamo che questi esercizi vi aiutino a parlare con più sicurezza. Grazie di vero cuore per aver passato questo tempo prezioso con noi, invece di scorrere video sui social media. È un grande passo. Continuate a praticare, a godervi la vita reale e a guardare le persone negli occhi. Vi aspettiamo per imparare ancora insieme. Repeat with us. See you in the next episode of Simply Italian Podcast.